Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vorrei parlare di un argomento diverso. Vorrei parlare di batteri, virus e mascherine. Ho deciso di farlo perché di informazioni non del tutto corrette ne girano veramente molte e volevo, in modo molto semplice, cercare di chiarire alcuni aspetti e soprattutto fare chiarezza per quanto riguarda l'uso delle mascherine e se effettivamente ci proteggono e da cosa. Partiamo con questo semplice schema dove potete vedere la descrizione dei batteri a sinistra e dei virus a destra. Innanzitutto vediamo le dimensioni. Il batterio è praticamente 1000 volte più piccolo di 1 millimetro, mentre il virus è 100 volte circa più piccolo di un batterio, quindi fondamentalmente è 100.000 volte più piccolo di 1 millimetro. Questa differenza di dimensioni ci permette di poter osservare i batteri anche con un microscopio ottico, mentre per osservare i virus necessariamente bisogna utilizzare un microscopio elettronico. I batteri sono considerati organismi viventi costituiti da una sola cellula, infatti vengono definiti unicellulari e sono privi di nucleo e per questo vengono detti procarioti. Sono costituiti da tutte le strutture ed enzimi necessarie per le loro funzioni metaboliche e quindi possono vivere in modo indipendente e moltiplicarsi autonomamente. Dal punto di vista medico vengono trattati con gli antibiotici. Possono avere una forma sferica e prendono il nome di cocchi, a bastoncino e vengono chiamati bacilli o vibrioni, e a spirale e vengono chiamati o spirilli o spirochete. E in base alla colorazione che assumono dopo essere stati sottoposti alla colorazione di Gram, vengono suddivisi in gram positivi e gram negativi. I virus invece non sono organismi viventi o non vengono considerati tali e non hanno le strutture e né gli enzimi necessari per la loro sopravvivenza e per la loro moltiplicazione. Mentre per i batteri il genoma è sempre costituito da DNA, nel caso di virus il genoma può essere costituito da DNA o RNA e in questo secondo caso parliamo di retrovirus. I virus per potersi moltiplicare necessariamente devono entrare in una cellula ospite e a volte questa cellula ospite può essere anche un batterio e in questo caso vengono denominati batteriofagi. Nelle figure in basso possiamo notare in grandi linee la loro struttura. I virus vengono trattati normalmente con gli antivirali. La modalità di trasmissione di questi microrganismi può avvenire per via aerea, contatto sessuale, morso di un animale, puntura di insetto, contatto con liquidi biologici come saliva, urina, sangue, plasma, eccetera, contatto di ferite cutanee con la fonte di infezione, come ad esempio il tetano, ingestione di alimenti o acqua infetti e durante interventi chirurgici. Prima ho fatto riferimento alla contaminazione per via aerea e questa può avvenire attraverso ad esempio un colpo di tosse o uno starnuto. In questo articolo viene in particolare menzionato lo starnuto, ma un colpo di tosse può praticamente viaggiare ad una velocità che è compresa fra gli 80 e i 100 km all'ora e contenere 3000 goccioline praticamente di saliva. Nel caso dello starnuto, come potete vedere, viaggia ad una velocità
che è intorno ai 320 km all'ora e può contenere fino a 40.000 goccioline potenzialmente infette, che possono avere una dimensione anche inferiore ai 100 micron. Per quanto riguarda la tosse, può raggiungere anche una distanza di 2-3 metri. Per quanto riguarda lo starnuto, addirittura possiamo arrivare a 6-7 metri di distanza. Che sia uno starnuto, che sia un colpo di tosse, quello che dobbiamo sapere è che successivamente all'emissione, molte di queste goccioline, date le loro piccole dimensioni, possono rimanere sospese nell'ambiente anche per ore. Per questo motivo, un'abitudine assolutamente corretta è quella di mettere la mano davanti alla bocca, sia se si tratti di un colpo di tosse che di uno starnuto. Questa associazione italiana ha anche elaborato questo schema con le 10 cose da sapere per quanto riguarda la tosse. Eventualmente poi potete anche fare un fermo immagine e leggervi tutti questi punti che io trovo comunque interessanti. Io preferisco non farlo, altrimenti il video diventerebbe troppo lungo. Però facendolo scorrere vi do modo poi eventualmente attraverso il fermo immagine eventualmente di leggerlo. Ora invece cerchiamo di fare un po' di chiarezza per quanto riguarda le mascherine. Questa raffigurata è la mascherina chirurgica. Vediamo com'è fatta. Risulta essenzialmente costituita da 3 strati di tessuto non tessuto. C'è uno strato interno, assorbente, e che trattiene l'umidità emessa dalla bocca e dal naso durante la respirazione e che impedisce fondamentalmente che vengano rovinati gli altri 2 strati. Poi esiste uno strato intermedio, che è lo strato filtrante vero e proprio, grazie alla densità delle sue fibre, e poi abbiamo uno strato esterno, trattato in modo da risultare idrofobo. E poi abbiamo chiaramente i 2 laccetti elastici laterali che servono per l'ancoraggio. Fondamentalmente questi dispositivi nascono per trattenere le particelle di aerosol che vengono emesse dal naso e dalla bocca. Fondamentalmente questo tipo di mascherina vanta un'alta capacità filtrante per quanto riguarda dall'interno verso l'esterno, piuttosto che dall'esterno verso l'interno. Nello specifico, il livello filtrante di una mascherina chirurgica è del 95% circa verso l'esterno e solamente del 20% verso l'interno. Questo significa che, indossata in modo corretto, riesce a proteggere molto bene chi ci sta attorno, offrendo però una bassa protezione per chi la indossa. Ora vediamo altre mascherine di protezione. Abbiamo le FFP1, P2 e P3. Vediamo il livello di protezione, il contaminante, l'utilizzo e la presenza o meno della valvola. In particolare, la maschera FFP1, come potete vedere, può proteggere fondamentalmente da contaminanti come la silice, la lana di vetro, la grafite, il cemento, zolfo, carbone, trucioli di metallo ferrosi, legno, eccetera. Quindi particelle fini e polveri fondamentalmente. L'utilizzo è perfetta per i lavori di bricolage e poi l'industria tessile, l'artigianato, la metallurgia, la falegnameria, eccetera. E questo lo possiamo trovare con o senza valvola. Poi abbiamo le maschere FFP2. I contaminanti in questo caso possono essere particelle fine e tossiche, come per esempio il quarzo, trucioli di metallo, muffe e vediamo anche
i batteri, ma non certamente i virus. Quindi è una mascherina che non può proteggere contro i virus. Ideale per una varietà di lavori, i settori sono quelli del trattamento delle acque reflue, smaltimento dei rifiuti, miniere, cave, lavorazione del metallo. E poi magari c'è anche qualche altro settore, ma sicuramente non è proprio una mascherina indicata, per esempio, per proteggerci a livello sanitario, quindi per quanto riguarda il settore sanitario. Disponibile anche questa con o senza valvola. Poi abbiamo le maschere FFP3, che come vedete prende in considerazione contaminanti come le particelle pericolose e cancerogene. E qui abbiamo amianto, come vedete i virus, spore, pesticidi, piombo, cemento, eccetera. Però in questo caso questa è una maschera che può proteggerci anche dai virus. Ideale per chi lavora a contatto con l'amianto, e vedete che chiaramente parliamo di dimensioni molto piccole. La legionella protegge contro polline e virus, e qui mette anche qualche esempio: l'influenza aviaria, l'influenza H1N1, SARS, tubercolosi, e in questo caso può proteggere fondamentalmente anche dal coronavirus. In questo caso, come vedete, è sempre dotata di una valvola. La presenza o meno della valvola può avere diversi vantaggi. Sicuramente un maggiore comfort, l'assenza di condensa all'interno della maschera, che è anche una cosa importante, nessun appannamento degli occhiali, quindi per chi porta gli occhiali e ha quel fastidioso appannamento, grazie alla valvola può essere evitato. E poi previene quella che chiama la resistenza respiratoria, quindi aiuta in un certo senso ad ispirare ed espirare in modo più semplice. Tutte le maschere, chiaramente, FFP1, P2 e P3, sono monouso. Ma qual è la durata di vita di una mascherina monouso? Lo vediamo scritto qui in alto. La maschera chiaramente ha una durata di vita limitata ed ha una data di scadenza. Le maschere usa e getta non devono essere conservate dopo l'uso, ma gettate, proprio perché sono monouso. La durata dell'efficacia di una mascherina monouso varia in base all'utilizzo. Generalmente una mascherina monouso deve essere sostituita in presenza di un'alta resistenza respiratoria dovuta ad un accumulo di polveri o dell'umidità, come ad esempio qui dice nebbia, respiro, sudore, che rende praticamente la parte filtrante satura. Chiaramente in questo caso incide anche se noi respiriamo con il naso o con la bocca, oppure se noi abbiamo durante il suo utilizzo frequenti colpi di tosse o starnuti. Chiaramente va sostituita in modo più frequente in questi casi. Quindi ad esempio se utilizzata in modo più corretto possibile, quindi respirando con il naso, non avendo colpi di tosse, non sudando, non essendoci starnuti, e quindi proprio respirando in modo regolare, non essendo magari venuta in contatto con polveri o con qualunque altro contaminante, può durare o può essere utilizzata fra le 6 e le 8 ore. Ma se ci sono queste condizioni, sudore, tosse, starnuti e quant'altro, chiaramente la loro efficacia è inferiore e quindi potrebbe essere necessario magari sostituirla ogni 3-4 ore. Poi una maschera che è stata conservata in un ambiente polveroso perde la sua efficacia, anche se non l'abbiamo mai utilizzata. E se la maschera risulta danneggiata, strappata, oppure a volte possiamo notare dei filamenti che vengono verso l'esterno o verso l'interno della mascherina, anche in questo casi è preferibile sostituirla perché perde di efficacia. Qui in basso poi dice anche quando devo utilizzare una semimaschera o una maschera completa.
Riassumendo, quindi possiamo dire che per quanto riguarda i virus o il noto coronavirus, che è quello di cui tanto si parla in questo periodo, alcune mascherine sono totalmente inefficaci per quanto riguarda la protezione e parliamo della mascherina chirurgica, della N95 e della FFP2, mentre possono proteggerci dal virus, ad esempio, la FFP3 e le P100, quelle che vengono definite P100. Un altro aspetto molto importante da considerare per quanto riguarda le mascherine sono il loro abbandono nell'ambiente. Ormai l'abbandono delle mascherine nei prati, nei marciapiedi, nelle strade, addirittura in prossimità di parchi, ruscelli, fiumi, sta raggiungendo un livello a dir poco disastroso, con un inquinamento ambientale senza precedenti. Ogni singola mascherina può rilasciare fino a 173.000 fibre plastiche al giorno negli oceani e si stima che ne vengano gettate circa 3 miliardi al giorno. Qui parliamo di numeri incredibili e che stanno provocando dei danni irreversibili. Le mascherine sono fondamentalmente materiali plastici e bisogna porre particolare attenzione per quanto riguarda lo smaltimento e quindi invito tutti comunque a gettarle nell'indifferenziata e non ad abbandonarle nei prati, nelle spiagge o in mare. Cerchiamo di evitare immagini come queste e ricordiamoci che queste mascherine possono impiegare centinaia di anni prima di cominciare il loro deterioramento. Cerchiamo di salvaguardare il nostro pianeta e tutti gli esseri viventi con cui lo condividiamo, perché ricordiamoci che questa è la nostra unica casa. Ringrazio tutti per aver seguito questo video, spero sia stato utile e vi rimando al prossimo video. Grazie a tutti.